Ciao ragazzi, eccoci ad un nuovo appuntamento con quella che è la nostra passione, e cioè i sogni lucidi, le hobby e i viaggi astrali e più in generale possiamo dire gli stati non ordinari di coscienza. Come sapete, già ve l'avevo accennato nella volta precedente, oggi parleremo di tutte quelle diavolerie elettroniche, quei marchingegni che nel corso del tempo sono stati realizzati per favorire l'induzione in uno di questi stati. Come potrete vedere ce ne saranno davvero di ogni tipo. Quest'oggi cercheremo nello specifico di trattarne solo alcuni, anche perché gli altri o per problemi di budget o perché presentano una complessità nel loro utilizzo non rientrano in quello che può essere l'uso più alla portata di tutti. Accenneremo inoltre anche all'uso delle piante di potere per capire se oggi ha ancora senso fare ricorso a queste piante. Seguite fino alla fine questo appuntamento perché alle cose che bene o male si possono trovare su internet vi indicherò alcune strategie che ho trovato sperimentando per tanto tempo alcuni di questi sistemi per cercare di migliorare quello che è l'uso di queste attrezzature. Partiamo subito quindi nel dettaglio dell'appuntamento con la nostra sigla. Dunque, prima di scendere nel dettaglio e vedere le diverse tipologie di macchine e come ognuna di queste funziona, cerchiamo di capire su quali conoscenze sono stati sviluppati sia gli hardware sia i software per favorire l'induzione di stati non ordinari di coscienza. Da quando è nato l'elettroencefalogramma abbiamo potuto constatare che il nostro cervello, dipendentemente dal tipo di attività che sta svolgendo, lavora ad una certa frequenza. Quando siamo nello stato di veglia e dunque i nostri sensi sono rivolti al mondo esterno, si è visto che le frequenze di lavoro del nostro cervello vanno in un range compreso tra i 14 e i 30 Hz. Questo stato viene denominato stato beta e di conseguenza le onde beta sono quelle che caratterizzano la frequenza cerebrale quando siamo impegnati nelle attività ordinarie. Al di sotto delle onde beta, quando cominciamo ad entrare in uno stato di rilassamento, assopimento, anche in uno stato di meditazione leggera, il ritmo delle frequenze cerebrali comincia ad abbassarsi, scende anche in maniera significativa e lavora in quel range di frequenze compreso tra i 8 e 13 Hz. Queste frequenze vengono definite onde alfa. Siamo dunque in una condizione di avanzato rilassamento. Al di sotto di queste frequenze ci sono le onde θ che vanno dai 4 ai 7 Hz. Le onde θ caratterizzano per esempio stati di meditazione molto profonda, sono quelle che si riscontrano quando siamo nella fase REM, quindi un ritmo molto lento che è tipico del nostro sognare. Siamo in θ quindi quando stiamo sognando. Ancora un gradino più in basso e siamo nelle onde delta, da 1 a 3 Hz. In queste condizioni gli scienziati suppongono che noi siamo privi di coscienza. È un ritmo talmente basso da non consentire l'esistenza di una presenza consapevole. Abbiamo visto che il sogno si può trasformare in un sogno lucido, quindi quello è uno stato di consapevolezza. Nelle onde delta, viceversa, siamo in quella fase chiamata sonno profondo, dove non si sogna. Siccome non si sogna e non c'è neanche la possibilità di avere sogni lucidi, si presuppone che in questa condizione la coscienza non può risiedere in una condizione di consapevolezza. Non è così, ma non è questa la puntata in cui vi parlerò di questa cosa. Esistono numerosi esempi di esperienze, soprattutto nello yoga tibetano del sonno e del sogno, in cui si può raggiungere lo stato di consapevolezza, lo stato di presenza, anche in assenza di sogni. Punto e a capo, ne parliamo un'altra volta. Comunque, detto questo, vari ricercatori in vari ambiti e a vario titolo hanno immaginato che riproducendo artificialmente alcune di queste frequenze era possibile
far sì che il nostro cervello si sincronizzasse perfettamente entro quel range e quindi raggiungesse in maniera più rapida e più efficace i vari stati a cui si mira. Per questo fine sono stati costruiti una serie di dispositivi. Ad esempio gli elettrostimolatori, e cioè tutti quei dispositivi che ricorrono all'uso di basse tensioni per stimolare aree specifiche del corpo. Vi è un dispositivo in particolare che si chiama Cranial Electrostimulator, che grazie all'uso di alcuni elettrodi posti nei lobi delle orecchie manda una serie di impulsi a bassa tensione, diciamo intorno ai 9 volts, fa uso delle batterie a 9 volts, su alcune aree specifiche del cranio. Anche qui si deve partire da un'ipotesi di lavoro che sta a fondamento della realizzazione di questo strumento, e cioè che essendo tutti i nostri pensieri, tutte le nostre funzioni cognitive, un flusso rapido di impulsi elettrici che percorrono la nostra rete neuronale, si è pensato, si suppone, che inondando il nostro cervello di stimolazioni elettriche si migliori lo scambio di informazioni che avviene a livello neuronale. Se poi questa cosa abbia davvero un'efficacia nel favorire l'entrata in uno stato non ordinario di coscienza, di questo non abbiamo alcuna prova sicura. Un altro espediente per tentare di entrare all'interno di uno stato non ordinario di coscienza e sperare di conseguenza di avere un sogno lucido è quello che fa ricorso ai battimenti binaurali. Di cosa si tratta? Questo è un fenomeno scoperto parecchi anni fa, nel 1839, da un dottore prussiano che si chiamava Erich Wilhelm Dove, che ebbe modo di appurare uno strano fenomeno che succede all'interno del nostro cervello quando questo viene sottoposto tra due suoni, tra loro sfasati, di una frequenza di un certo numero di cicli non superiore ai 30 Hz. I suoni tra l'altro debbono stare al di sotto di una certa soglia, cioè al di sotto dei 1500 Hz, se no noi non riusciamo a percepirli. Come si procede? Si è immaginato di mandare due segnali differenti, uno all'orecchio destro e uno all'orecchio sinistro. Nell'orecchio destro, ad esempio, mandiamo una frequenza di 410 Hz. Nell'orecchio sinistro mandiamo una frequenza di 400 Hz. La differenza delle due frequenze dà una risultante di 10 Hz. E il nostro cervello internamente sente che c'è una discordanza e cercando di riallineare le due frequenze crea una commistione, un intreccio tra i due segnali, generando un segnale fantasma, un segnale spettro che in realtà non esiste, che è dato dalle differenze dei due segnali, che appunto risulta esattamente di 10 Hz. Se dunque sono interessato a lavorare sulle onde θ a 7 Hz, proverò a mandare due segnali discordanti, uno all'orecchio destro e uno all'orecchio sinistro. Altro esempio lo faccio a 307 Hz e 300 Hz, o lo posso fare a 314 Hz e 307 Hz e via dicendo. L'idea di base è che ascoltando in maniera ripetuta questo suono entriamo quasi in risonanza con quel genere di frequenza, scivolando in maniera più rapida e più efficace dentro questa condizione che in teoria dovrebbe favorire l'insorgere di uno stato non ordinario di coscienza. Come si fa? È indispensabile naturalmente che voi abbiate, tanto per cominciare, un programma per generare questi battimenti binaurali. Successivamente poi sono state anche sviluppati i battimenti monaurali, che sono uno sviluppo ulteriore della cosa, un po' diversa, poi ne parliamo molto brevemente. Invece di mandare contemporaneamente due frequenze a due frequenze differenti, una all'orecchio destro e una all'orecchio sinistro, c'è una scheda
dedicato a questa cosa, vengono già intrecciate le due frequenze e la risultante viene mandata contemporaneamente a tutte e due le orecchie. Capito giusto? Collegandomi in rete troverete certamente il software più adatto a voi. Personalmente uso un'app che si chiama Brainwave Binaural Beat. Come fate per usarlo? Una volta che installate l'app è indispensabile far ricorso o a degli auricolari o a delle cuffie. L'app vi dà la possibilità di regolare la frequenza all'orecchio destro, poi regolare la frequenza all'orecchio sinistro di un numero di cicli maggiore o minore per ottenere quella risultante che rientra nel range delle frequenze che voi volete sperimentare, e quindi se volete rientrare nelle onde alfa, delta o teta e via dicendo. Questi suoni poi ancora meglio possono essere mischiati a delle musiche di vostro gradimento, e l'ascolto di queste sequenze musicali dovrebbero per l'appunto favorire l'insorgere di stati non ordinari di coscienza. È così? Allora, in effetti, se ci si pensa bene, tutti i suoni producono un'alterazione del nostro stato emozionale. Suoni particolarmente rutilanti, suoni particolarmente ripetitivi, la musica house generano quasi degli stati catatonici. Viceversa, musiche estremamente dolci, rilassanti, che magari fanno ricorso anche a suoni naturali, generano stati di rilassamento. Né più e né meno di come può fare un battimento binaurale, che, badate bene, in certe condizioni può anche risultare fastidioso, anzi sono molte le persone che lo percepiscono in questa maniera, cioè non particolarmente piacevole, fastidioso. Purtroppo pare che i battiti binaurali però non siano sufficienti ad esercitare quell'effetto di trascinamento cerebrale verso la frequenza di onde a cui vogliamo arrivare, a cui vogliamo tendere. Uno studio anche abbastanza accurato da parte di un ricercatore che si chiama Dale Foster nel 1990 ha dimostrato che i soggetti sottoposti a un battimento binaurale di 10,5 Hz producevano una quantità di onde alfa simili a quelle prodotte se sottoposti ad un qualunque altro tipo di suono artificiale. Questa cosa dunque lascia immaginare una certa inefficacia all'uso ripetuto e continuativo di questi suoni. Ciò non di meno è altrettanto vero che questi toni producono un certo effetto ipnotico, e allora si è pensato di utilizzare in associazione ad un altro tipo di esperienza, che è quello dell'effetto Ganzfeld. Di che cosa si tratta? Un soggetto viene fatto accomodare in posizione comoda, gli vengono poste sugli occhi due mezze palline da ping pong preventivamente colorate di rosso, e sulle quali viene proiettato un fascio intenso di luce rossa. Il soggetto deve essere completamente isolato dal mondo esterno, non deve ricevere alcuno stimolo visivo se non quello della luce rossa a cui è sottoposto. A questo si aggiunge un completo isolamento dal mondo esterno, inviandogli un segnale bianco, un segnale sonoro bianco. Anche qui si è visto che la mente, privata dei soliti stimoli ordinari, praticamente tutti gli impulsi che noi costantemente, quotidianamente riceviamo dal mondo esterno, non potendo fare a meno di questo flusso continuo di informazioni, comincia lei a strutturare degli schemi spesso geometrici dal nulla, li fa proprio spuntare così, e quindi questo tipo di stimolo tende a portare il soggetto in uno stato non ordinario di coscienza. Se invece del suono bianco inviamo dei battiti bineurali, l'effetto sembra amplificarsi e quindi più facilmente il soggetto si sposterà in stati non ordinari di coscienza, verosimilmente facilitando l'insorgere di quelle che possono apparire prima come scene di sogno e poi quindi trasformarle in un sogno lucido. Un po'
meno sofisticato, ma che ultimamente sta riscuotendo un enorme successo, sono le vere e proprie maschere per i sogni lucidi. Ultimamente 2 ricercatori statunitensi ne hanno brevettata una che si chiama REMI, entro la quale sono stati posti alcuni LED che si accendono emettendo degli impulsi luminosi invisibili alla percezione ordinaria, ma registrabili dal cervello. Questi LED si attivano con una certa sequenza nel momento in cui noi entriamo nella fase REM, perché il microprocessore che vi è stato posto dentro, rivelando il movimento rapido dei bulbi oculari, che è un movimento caratteristico della nostra fase REM, legge questa condizione e comincia a mandare questi segnali lampeggianti. Segnali lampeggianti in qualche maniera ci dovrebbero ricordare che non siamo nello stato di veglia, ma siamo dentro la scena di un sogno. Poi addirittura hanno fatto un'ulteriore implementazione a questo sistema e quindi ci hanno messo, ad esempio, un pulsante sulla maschera che funziona un po' come il test della realtà. Se tu ti accorgi di questa condizione, puoi pigiare il pulsante. Se senti il click, vuol dire che in realtà sei sveglio, non stai sognando. Se invece pigiando il pulsante non senti il click, vuol dire che l'hai solo sognato il gesto di pigiare il pulsante e quindi entri nella consapevolezza del sogno lucido. Un altro dispositivo che vi hanno aggiunto è un sensore che ha le dimensioni di un piccolo microfono che viene posto sotto le narici e siccome quando entriamo nelle fasi di sonno profondo il ritmo del respiro si abbassa, questo sensore percepisce il calo della frequenza di respirazione e manda degli impulsi, cioè abbiamo dei feedback di ritorno rispetto alla condizione che stiamo vivendo. Insomma, li hanno apparentemente articolate bene, studiate bene. Cosa invece ancora diversa sono queste macchine per i sogni lucidi. Ultimamente veramente ne hanno fatte a iosa di tutto e di più si stanno inventando. Possono essere le console più o meno sofisticate dove ci sono già dei programmi preimpostati oppure si possono impostare in maniera manuale. Un microprocessore si occupa di gestire sia gli impulsi uditivi sia gli impulsi visivi che generalmente partono da frequenze alte, quelle caratterizzate dalla nostra condizione di veglia, quindi le onde beta, e via via vanno scemando fino a portarci nella zona alfa, delta o teta. Un altro sistema che tenta di indurre dall'esterno un funzionamento del cervello simile a quello di quando stiamo sognando è il famoso sistema EmiSync. Ho scoperto questa cosa molti anni fa per caso, mentre stavo leggendo i libri di Robert Monroe, che molti di voi conosceranno, che era un imprenditore molto valente, molto capace, molto noto anche negli Stati Uniti, aveva una serie di stazioni radiofoniche e produceva una serie di programmi anche di culto in quegli anni. A un certo punto questo imprenditore vive in maniera spontanea e naturale un hobby. Cioè si ritrova fuori dal corpo, si vede fuori dal corpo, capisce che la sua coscienza è dislocata altrove e questa esperienza lo impressiona molto. Inizialmente crede addirittura di essere pazzo, di star diventando pazzo e parla con il suo medico per farsi dare una serie di suggerimenti su come fare per limitare questo fenomeno. Siccome appunto la cosa poi si ripeteva, essendo anche una persona curiosa, un ricercatore, si è cominciato a chiedere se fosse possibile trovare un sistema per creare artificialmente quella condizione. E da buon americano e da buon imprenditore costituisce, anche perché aveva la possibilità economica, costituisce il Robert Monroe Institute, che c'è ancora, e tira fuori appunto il metodo EmiSync, che si poggia sui battimenti binaurali. Potete trovare in rete una moltitudine di musiche, di suoni sviluppati sulla base di questo metodo e magari provandole ad associare a sistemi di privazione sensoriale come può essere l'effetto Ganzfeld, vedere se riuscite a richiamare a comando una condizione simile a quella di uno stato di sogno.
Ma adesso il punto chiave, tutta questa roba funziona o non funziona? Opinione assolutamente personale. A mio avviso tutti questi accorgimenti possono quasi certamente rivelarsi utili, ma non nel senso di una reale efficacia all'induzione del sogno lucido. No. Sono utili perché fanno alzare la nostra attenzione verso il sogno lucido, ma dello strumento possiamo anche farne a meno. Anzi, aggiungo, vi suggerirei di non fare assolutamente ricorso a questo tipo di attrezzature, perché l'essere umano, generalmente, ognuno di noi, tende ad essere troppo indulgente con se stesso. Di conseguenza, tende a fare il meno fatica possibile. E per fare il meno fatica possibile, cerca di relegare altrove il compito che invece spetta a lui in prima persona, e che è quello di tenere alta l'attenzione. Tutti questi strumenti in qualche maniera dovrebbero favorire una condizione non ordinaria di coscienza, come uno stato di meditazione profonda, ma uno stato di coscienza non ordinario o una meditazione profonda non vuol dire allontanarsi dal mondo, escludere dal mondo, è l'esatto contrario. È essere sempre presenti nel mondo. Non mi devo stonare, non mi devo sballare con questo genere di suoni. Non devo prendere una scorciatoia, una via facile di fuga verso certe cose. È chiaro, se qualcuno vi dice per ottenere un sogno lucido ti devi impegnare, il lavoro può durare anche mesi, se non addirittura anni. Oppure arriva un altro e ti dice ma sì, mettiti sta maschera, sparati un po' di battiti bineurali nella testa, nel cervello e vedrai che viaggi alla grande. Ma non funziona così, non funziona proprio. È la natura umana che ci porta a essere troppo indulgenti e quindi a fare ricorso a tutte queste diavolerie, questi marchingegni elettronici, di cui invece potremmo farne tranquillamente almeno. Vogliamo utilizzarli? Utilizziamole, ma facciamolo con l'idea che uso quell'attrezzo per rompere un meccanismo ordinario, lo uso quanto basta e poi lo abbandono. Non sto relegato in continuazione alla maschera per i sogni lucidi o mi addormento con le cuffiette e i suoni e i battiti bineuronali, perché questa cosa poi diventa una routine e non vanno neanche bene più. Lo potete fare di tanto in tanto, una tantum, ma poi abbandonatelo. Ma questo come altri 1000 metodi. È nella varietà, è nella diversità, è nell'escogitare sempre qualcosa di nuovo e di diverso, è nella creatività che si trovano le soluzioni più efficaci, non nell'ancorarsi, nel fossilizzarsi, nell'imprigionarsi, soprattutto dentro uno strumento elettronico. Dovete sviluppare la coscienza, non la scienza. Dunque, cosa possiamo dire di innovativo rispetto a tutte le cose che già si sanno? Quando cominciai a sperimentare i battiti binaurali, mi accorsi dopo un po' che stavo trascurando un dato importante. Qual è il dato importante? È la mia frequenza. È la frequenza personale. Quella frequenza insita dentro ognuno di noi. Cominciai a capire che questi due suoni mandati dentro le orecchie è vero che si intrecciavano all'interno della mia testa, ma si intrecciavano anche con quella che era la mia frequenza. Quindi non c'erano solo queste due armoniche, ce n'era una terza che era la mia. Quello che si formava dentro la mia testa era quindi la risultante della frequenza mandata all'orecchio sinistro, della frequenza mandata all'orecchio destro e della frequenza propria dell'individuo, del corpo umano. Era la somma di 3 armoniche differenti. E qual è questa frequenza? È quella che viene chiamata suono primitivo. Dentro ognuno di noi risuona un ritmo proprio, il ritmo primitivo. Noi abbiamo un ritmo, noi ce l'abbiamo già un ritmo, come la Terra ha il suo ritmo. La famosa frequenza Schumann è il ritmo che ha il nostro pianeta, cioè il nostro pianeta risuona, che mi sembra che sia 7,8 Hz al secondo, risuona a quella frequenza. E la mia e la tua qual è? Essendo tutti noi differenti l'uno dall'altro,
Ognuno avrà una frequenza differente. Trovare la nostra frequenza di risonanza poteva essere significativo. Ho cercato di capire come fare e utilizzando l'app di cui vi ho parlato ho visto che era possibile armonizzare i suoni alle due orecchie con la mia frequenza interna. Come si può fare? Ve lo spiego. Mettete un auricolare nell'orecchio sinistro e chiudete l'orecchio destro, tappandovi l'orecchio destro, ma non è una regola, cioè per me ha funzionato così, per voi potrebbe tranquillamente funzionare al contrario, provatelo. A me viene più facile in questa maniera, metto l'auricolare nell'orecchio sinistro e mi chiudo l'orecchio destro. Dopo un po', stando in silenzio e cercando di rilassarsi il più possibile, comincerete a sentire un fischio, simile ad un acufene. Non è un vero e proprio acufene, è un suono bianco, un fruscio, un rumore di fondo che noi percepiamo continuamente, solo che per l'appunto, essendo continuo, non ci badiamo più. Quello è il nostro suono primitivo. Quello è il suono che risuona continuamente dentro ognuno di noi. A quel punto, con l'auricolare posto sull'orecchio sinistro, variate la frequenza sull'app, fino al punto in cui il suono che sentite nell'auricolare e il suono che avete nella testa sono il più simili, il più vicini possibili. Quando ho chiesto ad un po' di amici di verificare questa cosa, mi sono accorto che ognuno di loro spostava il cursore in una posizione differente. Cioè ognuno di loro sentiva nella propria testa un suono differente dal mio. Quella era la loro frequenza in risonanza interna, quello era il loro ritmo primitivo, era il loro suono primitivo. A quel punto, quando avete individuato la vostra frequenza di risonanza e sintonizzato il tono sull'orecchio sinistro, regolate l'auricolare, il suono sull'auricolare di destra, o più alta o più bassa, di un numero di cicli congruo per raggiungere lo stato in cui volete entrare. E quindi se volete sperimentare le onde alfa con cicli di 14 Hz e la vostra frequenza di risonanza è per esempio a 380 Hz, metterete l'auricolare di destra a 394 Hz. A quel punto sì che state lavorando con un battito binaurale ma calibrato al vostro ritmo primitivo. Ancora, aggiungete un elemento di privazione sensoriale. Fate questa cosa con telefonini e auricolari stando su una sedia a dondolo, oppure, meglio ancora, fatela stando rilassati e stesi su un'amaca e fatevi cullare dall'amaca. Ho provato questa condizione anche su una panca in inversione, conoscete quelle panche a tirare? Sì, le ho sperimentate e effettivamente alcune volte quel movimento sembra favorire l'induzione ad uno stato non ordinario di coscienza, ma non sono certo che sia stato il battimento binaurale, la cuffia, l'amaca, il dondolo. Probabilmente questa cosa sarebbe successa lo stesso, indipendentemente da tutti questi accorgimenti che sto cercando. È solo per provare, è solo per dire a me stesso: io a questa cosa ci tengo talmente tanto che le provo tutte, così la mia attenzione cresce di conseguenza, sale naturalmente.
voglio sperimentarle tutte affinché trovo la soluzione ottimale, e quindi sperimenta anche questa cosa. In questo senso è importante aggiungere eventuali ulteriori elementi, come può essere l'amaco, la sedia a dondolo. Tra l'altro neanche una idea troppo bislacca. Non so se vi ricordate un famoso film degli anni 70, Stati di allucinazione, in cui si faceva ricorso a delle vasche di galleggiamento, la persona veniva immersa in questa vasca, la stanza era oscurata, non c'erano suoni, questo tizio si ritrovava in questa condizione di galleggiamento, privazione sensoriale, o comunque i nostri recettori dell'equilibrio funzionavano in maniera diversa, e questo favoriva l'induzione a stati ipnotici, a stati non ordinari di coscienza. Sì, d'accordo, può funzionare, a parte il fatto che non è che tutti hanno una piscina a casa che possono riempire di sali e farsi i bagni rilassanti. Ognuno di noi però può inventarsi, può sperimentare qualche meccanismo che poi alla fine si rivela funzionale. Ecco qual è la vera strategia, qual è il vero uso di queste strumentazioni aggiuntive, cioè intenderle come mezzi che innalzano il nostro livello di attenzione su quello che vuole essere il nostro campo di ricerca. Detto questo, invece ci sono davvero delle pratiche che favoriscono l'entrata in stati non ordinari di coscienza. Una di queste è il rebirthing o la respirazione olotropica, però l'argomento richiede una sessione a sé stante e vi prometto che, conoscendo la persona giusta, farò uno speciale dedicato a questo argomento e a tutte le ricadute che questo tipo di pratica può generare nell'entrare in questa condizione. Lì non c'è da valutare se la pratica funziona o non funziona. Quella funziona perché l'iperossigenare il cervello tramite questa particolare respirazione genera non solo stati di allucinazione, ma il corpo comincia a rispondere in una maniera, gli arti vanno in tetania, siete bloccati, non rispondono più, avete movimenti quasi spastici, cioè proprio lo sentite che il corpo sta funzionando in un'altra maniera e di conseguenza anche il cervello. Se superate la paura e non vi fate prendere dal panico da questa cosa, allora davvero si può accedere a stati non ordinari di coscienza. Però vi ripeto, la tratteremo, avevo già pensato di farla, questa cosa la tratteremo nello specifico con una persona che sa bene di che cosa stiamo parlando. L'altra cosa di cui andremo a parlare in questa puntata sono le piante di potere. Guardate, sulle piante di potere ci sarebbe da dedicare non una puntata, ma 10, perché questo è un campo vastissimo. Tuttavia, siccome sta impazzando la moda di assumere ayahuasca, di assumere peyote, di assumere psilocibina, di assumere ibogaina o altre piante entogene, dirò soltanto che ricorrere a degli additivi esterni è rendere sempre più indolente il nostro fare. Se in una fase iniziale questa cosa sembra dare risultati significativi, alla lunga i risultati invece sono estremamente deleteri, vi rende pigri. Tutto il lavoro lo sta facendo la pianta, non lo state facendo voi, e questa cosa col tempo creerà delle incrostazioni a quei centri di percezione che invece possono essere controllati in maniera consapevole. Aggiungo che questa moda imperante di far ricorso a queste piante di potere non appartiene per nulla alla nostra cultura, alla nostra formazione. Essendo noi europei, l'ayahuasca non ce l'abbiamo mai avuta, forse funzionerà ma per i popoli dell'Amazzonia. Essendo noi europei, il peyote non ce l'abbiamo mai avuto, forse funzionerà all'interno di quella cultura e di quel sistema di conoscenza per gli indios della cultura Huichol, per gli Yaqui, ma non certo per la nostra cultura. Noi siamo lontanissimi da quelle cose là. Dobbiamo prima calarci in quella cultura, prima calarci in quel sistema di conoscenza e poi far ricorso eventualmente al peyote, lì, non qui. Bene, anche per quest'oggi siamo quasi arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Come al solito mi auguro che le tante informazioni lasciate siano risultate utili in qualche maniera
e ci congediamo e ci lasciamo con qualche consiglio su una buona lettura da fare. Non vi suggerirò libri tecnici che trattano di battimenti binaurali o piante psicotrope, perché davvero non ne verremo fuori in nessun modo. C'è una montagna, una quantità di informazioni in rete spropositata. Voglio invece suggerirvi proprio i libri di Robert Monroe, che finalmente si trovano tradotti in italiano tutte e tre da pochi anni. Il primo, I miei viaggi fuori dal corpo, è stato letteralmente introvabile per moltissimo tempo. Quelle poche copie che erano reperibili in rete, magari su eBay, su qualcuno che lo toglieva di seconda mano, avevano dei costi spropositati. Un libro poteva costare anche sulle 250 euro, quindi ho evitato di comprarlo, anche perché si trovava in rete la copia PDF che ho tranquillamente scaricato, stampato e letto più e più volte. Gli altri due libri che sono più di recente pubblicazione sono Viaggi lontani e Ultimo viaggio. Sono due opere molto interessanti e sono il frutto di quasi 30 anni di esperienza di Robert Monroe. Dentro questi testi possiamo trovare la descrizione di tutte quelle che sono le fasi Dentro questi testi possiamo trovare la descrizione di quelle che sono le varie fasi che portano un individuo sottoposto a una situazione di monitoraggio e controllo, quindi di sperimentazione, che portano un individuo da una condizione ordinaria di coscienza fino a vivere un hobbe e dell'hobbe trattenerne chiaro il ricordo. Naturalmente Monroe descrive posti, luoghi e scenari di una bellezza inimmaginabili, e addirittura ci lascia capire che lui ebbe la possibilità di imbastire relazioni amicali con esseri che stavano in altri piani di esistenza. Quindi lui aveva proprio questi amici che incontrava in queste altre condizioni, in questi altri luoghi, e spesso i mondi che Monroe visitava erano il frutto dell'attività immaginifica di questi esseri. Cioè non stavano visitando dei mondi reali, quei mondi erano il prodotto dell'immaginazione di queste persone qua, li stavano costruendo loro ed erano di un dettaglio da riprodurre i più piccoli particolari, cioè le foglie, le ondine, i movimenti dei fili d'erba, era tutto perfettamente coerente, frutto del lavoro di molti anni di questi esseri qua, che letteralmente si creavano il proprio mondo. Ma ebbe modo anche di assistere a cosa succede a un uomo quando muore, ebbe modo di vedere come si comportano i corpi energetici delle persone che durante la vita sono state ossessionate dal sesso. C'è una quantità di informazioni, di descrizioni davvero sbalorditiva. Tra l'altro Robert Monroe, avendo scritto questi testi quando non c'era nulla, quando veramente l'informazione su questo tipo di esperienze in Occidente era pressoché inesistente, noi dobbiamo considerarlo davvero come dei documenti di grande valore. Lui è stato davvero un apripista di quello che possiamo considerare la conoscenza delle esperienze di hobby e di viaggio astrale. Resta il dubbio che i metodi da lui trovati sono davvero efficaci. Robert Monroe stesso lo dice, che la sua esperienza fu naturale, spontanea. Poi inventò il metodo Emisync, ma probabilmente, a mio avviso, quell'esperienza sarebbe comunque successa e il metodo Emisync probabilmente nel corso degli anni, avendo lui investito tante risorse e tante energie, lo portò a mantenere sempre alta l'attenzione rispetto a questo aspetto della sua vita, facendo delle scoperte straordinarie, interessanti. Su questo davvero non c'è alcun dubbio. Un altro libro che mi vorrei permettere di suggerirvi, di consigliarvi, è quello di Graham Hancock, questo famosissimo scrittore inglese,
sciamani maestri dell'umanità. È un testo impegnativo, però scorre e si lascia leggere con piacere. Perché vi suggerisco questo libro? Perché dentro c'è veramente la qualunque, ma Graham Hancock, diciamo, ha voluto non fare un documento prettamente accademico su tutte le implicazioni che nelle culture sciamaniche di ogni angolo del mondo ha comportato per l'uomo, e già questo sarebbe lodevole. Lui ha voluto raccontare la risultante delle esperienze fatte in prima persona di quella che è stato il suo percorso nell'assunzione delle piante entogene. Quindi lui qui, dopo aver cercato in giro queste piante, se le è ingurgitate, e i mondi che gli sono apparsi davanti li ha ben riportati in questo scritto. Naturalmente non ci fermiamo a una lettura superficiale della cosa. Come già detto, non dobbiamo ricorrere per nessun motivo, in alcun modo, all'uso delle piante di potere. Ma già quando il fine non è quello di assumere le piante, sballarsi per sballarsi e basta, quando il fine è la ricerca della conoscenza, potrebbe già avere un senso che per uno scrittore a quel punto, a quel livello, è il completamento di un percorso che ha avuto origini molto prima. Una volta Chang Tzu sognò di essere una farfalla. Svolazzante e soddisfatta della sua sorta, ignara di essere Chang Tzu. Bruscamente si risvegliò e si accorse con stupore di essere Chang Tzu. Non seppe più allora se era Tzu che sognava di essere una farfalla o se era una farfalla che sognava di essere Tzu. Questo stranoto aforisma ci introduce a quello che sarà l'argomento del nostro prossimo incontro. Vi siete mai chiesti se questa vita è un sogno e la vostra vera vita è quella che fate di là nel mondo dei sogni? E tra le due qual è quella più reale? Per quanto strano vi possa sembrare, ci sono delle piccole incongruenze all'interno della nostra quotidianità che possono farci rendere conto che in realtà stiamo sognando. Lo so, è una cosa al limite dell'incredibile, ma vi posso assicurare che se ci si ferma attentamente a smontare alcuni meccanismi, a un certo punto avrete l'impressione durante la giornata che state vivendo dentro un sogno. Vi racconterò la storia di un personaggio molto singolare, uno scienziato che per molti anni ha dedicato la sua esistenza a cercare di capire questa cosa, fino a giungere ad una conclusione che Einstein stesso la definì originale e nulla affatto assurda. E vi svelerò alcuni piccoli trucchi per trasformare questa realtà in una scena di sogno. Vedrete, ci sarà da rimanere molto stupiti. Ci fermiamo qua, ci salutiamo. Come al solito, se il video vi è piaciuto, mi auguro che abbiate anche la voglia di condividerlo. Scrivetevi nei commenti i vostri sogni con la descrizione degli archetipi che avete visto, così proviamo anche a completare il cerchio delle cose che possiamo esperire dentro questo contenitore fantastico che è il mondo dei sogni. Alla prossima!